Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare questa shopping bag in trecce che stiamo già vedendo. Prima di passare all'occorrente al vero e proprio tutorial vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. Faccio passare una slide in sovraimpressione di tutto l'occorrente per realizzare questa borsa e vi faccio passare anche la grande protagonista, la fodera preforata di taglia unica. Infatti si adatterà perfettamente nonostante sia più piccina. Passiamo ora al tutorial. Lavorerò inizialmente la scocca della mia borsa su campione, ma voglio spiegarvi come andare a trovare le vostre misure. Innanzitutto il multiplo di lavorazione è di 2+1. Abbiamo da strutturare una lavorazione circolare che solo in un secondo momento andremo ad applicare al nostro fondo. Quindi andremo inizialmente a creare una sorta di cilindro forato sia sopra che sotto. Per farlo dobbiamo innanzitutto capire la misura totale del perimetro del nostro fondo in modo da capire quanto fare lungo il nostro rettangolo. Abbiamo detto che il fondo misura 30 x 10, raddoppieremo queste misure, quindi 30 x 2 che fa 60, 10 x 2 che fa 20, 60 più 20 fa 80 e abbiamo trovato la lunghezza complessiva del nostro pannello, 80 cm per l'altezza che desideriamo. Io mi fermerò a 20 cm per creare una borsa molto capiente ma di non eccessivo ingombro. Quello che andremo a realizzare quindi inizialmente sarà una catenella multiplo di 2+1 che arrivi a una lunghezza di 80 cm. Naturalmente io farò un campione, quindi la mia sarà sensibilmente più corta. La mia catenella iniziale è di 26 maglie. Ora ne aggiungo un'altra ed unisco la prima all'ultima in cerchio, stando attenta a non torcere la lavorazione. Maglia bassissima ed eccoci qua. Ora mi alzo con 3 catenelle e ne aggiungo una quarta. Salto la prima catenella di base, filo sull'uncinetto e realizzo una maglia alta nella seconda catenella disponibile. Aggiungo una catenella. Salto una catenella di base, filo sull'uncinetto e realizzo una maglia alta nella seconda ed una catenella. Creo la mia trama già circolare. Filo sull'uncinetto, salto la catenella successiva, entro nella seconda e realizzo una maglia alta ed una catenella. Proseguo per tutto il mio primo giro. Arrivati al termine del primo giro, ci chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella iniziale. Ed ecco il nostro primo giro di trama. A questo punto realizziamo 3 catenelle, ne aggiungiamo una quarta ed esattamente dove abbiamo le maglie alte realizziamo ulteriori maglie alte. Ho terminato la maglia alta, realizzo una catenella, salto lo spazio catenella e col filo sull'uncinetto entro nella seconda maglia alta che mi trovo disponibile. Catenella, salto lo spazio catenelle sottostante, entro nella maglia alta successiva e proseguo. Catenella, salto lo spazio successivo, filo sull'uncinetto ed entro nella maglia alta successiva. Vedete come prende forma la nostra trama, il nostro cilindro. Dobbiamo continuare questa serie di giri uno sull'altro con una maglia alta sull'altra fino a raggiungere l'altezza desiderata. Ora voi vedete che io ho fatto un piccolissimo
cilindro, ma la grandezza naturale sarà appunto un 80 cm chiusi in cerchio per 20, lo vedremo poi a progetto quasi completato. Naturalmente per me in questo momento è molto più agevole farvi vedere un progetto in scala, però è chiaro che questa non sarà la dimensione finale del progetto. Quindi andiamo avanti e continuiamo una serie di giri in altezza fino a raggiungere appunto l'altezza che desideriamo. Io, come ripeto, arriverò a una ventina di centimetri. Sono andata avanti per 3 righe soltanto e vi voglio però già mostrare il progetto bello avviato, in modo da darvi un'idea di quello che poi andremo a fare. Ed eccolo qui. Questo è quello che andrà a costituire il nostro corpo borsa. Vedete, abbiamo appunto un cilindro ancora senza fondo, come vedete, e senza chiusura lampo, chiuso. Ed ecco, la parte verde che voi vedete altro non è che il prolungamento di questa operazione, naturalmente in questo caso a grandezza naturale, mentre questa è una piccola riproduzione. Una volta che abbiamo ottenuto il nostro scheletro, la nostra trama interamente con il verde, andiamo ad arricchirla con passaggi di cordino alternati di colore. Io ho scelto questo tipo di combinazione partendo con un nero, altro non ho fatto che prendere il mio filato e realizzare, ve lo faccio vedere naturalmente sempre in scala, una catenella di una lunghezza sufficiente a girare attorno al mio corpo borsa. In questo caso naturalmente è stata molto più lunga, quindi man mano che vado a montare catenella su catenella faccio la mia prova. Vedete, ancora non ci sono e vado avanti. Ok, sono arrivata, aggiungo un'altra catenella per darmi una morbidezza, perché questo tipo di lavoro non andrà tirato ma lasciato un pochino morbido. Dopodiché ho realizzato la mia catenella, ulteriore catenella di sicurezza e posso andare a tagliare il filo, trovandomi con un segmento di catenella con nodino iniziale e nodino finale. A questo punto, aiutandomi con un ago da lana oppure semplicemente con le mani, vado a prendermi il punto di giunzione all'inizio del giro ed entro con la mia catenella. Tolgo un attimo il corpo borsa terminato dal di sotto in modo che possiate vedere meglio. Lascio il mio margine iniziale per il momento visibile, trattengo la base per non farla fuoriuscire e poi appunto con l'aiuto di un ago oppure con le mani non faccio altro che passare alternativamente, vedete, la mia catenella prima sopra e poi sotto alle maglie alte della trama, piano piano. Eccone qua un'altra, man mano che le passo giro anche la catenella sul dritto in modo che abbia un impatto visivo più ordinato. Ovviamente sarete molto più comode con l'ago da lana, in questo momento lo ho lontano e quindi utilizzerò le mani, ma è anche per farvi vedere che davvero con pochissimo e un po' di fantasia si può davvero creare un progetto molto interessante e particolare. Vedete? Ora non sto a farla tutta, ma vi faccio vedere l'impatto e abbiamo realizzato la nostra prima riga lavorata. Una volta arrivate alla fine del giro, quindi al punto di partenza, ci basterà annodare le due estremità tra di loro. Se c'è un margine di spazio non vi preoccupate, qualche catenella in più non guasta perché poi la borsa andrà appunto, vedete, ad allargare e allora avremo sicuramente la giusta distanza.
Facciamo un nodino e cauterizziamo con l'accendino in modo che non si muova assolutamente più. Poi possiamo già iniziare a nascondere i piccoli segmenti di filo che ci avanzano in modo da non trovarci successivamente con una marea di fili da nascondere, quindi man mano che lavoriamo andiamo a nascondere il filato. Io ho scelto appunto di lavorare due colori alternati, il bordeaux, vedete, ed il nero. Se fate caso, ho iniziato e finito con il nero e quindi mi è venuta una sorta di lavorazione a specchio, vedete qui è il centro e poi man mano ho combinato le mie varianti di colore in modo abbastanza simmetrico. A me piace molto questo impatto visivo, poi ovviamente sarà a voi, io sono qui a dare degli spunti, potete anche scegliere di combinare svariati colori di cordino. È anche un ottimo progetto di riciclo creativo qualora dovesse avere degli avanzi non sufficienti a completare un progetto un pochettino più sostanzioso, basterà appunto realizzare delle catenelle ed intrecciarle nella nostra trama. Una volta strutturato il corpo principale della mia borsa, mi sono occupata della bordatura superiore, realizzando inizialmente 4 giri di punto basso, lavorandoli punto su punto, senza aumenti, senza diminuzioni, senza assolutamente nulla, lavorando i punti come si presentano. Vedete anche la catenella che separa, eccoci qua, la catenella che separa le due maglie alte della mia trama è stata lavorata al suo interno, quindi non nello spazio ma all'interno della catenella, è stato lavorato con una maglia bassa. Ho realizzato in questo caso 4 giri, ma non è finita perché adesso dobbiamo occuparci della base, quindi andremo a collegare il nostro fondo e poi realizzeremo tutte le altre aggiunte per completare il progetto. Per agevolarmi la cucitura del fondo al corpo borsa, ho realizzato sulla catenella di base, che è questa verde, quindi la prima catenella che ho realizzato di questo progetto, un ulteriore giro di maglia bassa, vedete? Quindi ho creato una sorta di rifinitura che si andrà poi a collegare con la cucitura che faremo del fondo. Ora prendiamo l'uncinetto numero 2,5 in modo da consentirci un agevole passaggio tra i fori del fondo e prendiamo il cordino swan nero. Io mi inserisco sempre nel punto centrale del lato corto, quindi nel forellino centrale del lato corto del mio fondo, e porto fuori il filo. Realizzo una catenella, rientro nello stesso punto e realizzo una maglia bassa. Mi sposto nel foro successivo e realizzo 2 maglie basse. Lavorerò questo fondo con 2 maglie basse in ogni foro, eccetto nei fori angolari, dove di maglie basse ne realizzerò 3. Quindi ora siamo con 2 maglie basse nello stesso foro, ecco qua, e 3 maglie basse nel foro che costituisce l'angolo. Una, due e 3. Proseguo con 2 maglie basse per tutta la parte lunga del mio fondo e vado a realizzarne 3 nei fori che costituiscono gli altri 3 angoli. Chiudo con una maglia bassissima nel primo punto eseguito. Ho contato le maglie che ho realizzato, che mi corrispondono a 107. Ora devo accertarmi che anche le maglie che ho realizzato nella catenella di base siano altrettante. Se così non dovesse essere, basterà semplicemente aggiungere un giro ulteriore, creando aumenti o diminuzioni in modo tale da raggiungere lo stesso numero delle nostre maglie del fondo. Una volta appurato di avere la stessa quantità di maglie, prendo il mio pannello ed inizio ad incorporarlo al fondo. Mantengo per il momento l'uncinetto 2,5 e vado a prendere il punto di giunzione
tra i due lembi, che mi coincide con il punto centrale del lato corto, e vado ad inserire l'uncinetto nel primo punto utile. Chiudo con una maglia bassissima, in questo modo ancoro i due capi da unire. Ora proseguo punto su punto, quindi prendo il primo punto utile di entrambi i pannelli, quindi del fondo e del corpo borsa. Prendo tutto il punto e realizzo una maglia bassa. Punto successivo, entro in entrambi i pezzi da unire e realizzo una maglia bassa. Devo unire il fondo al corpo borsa realizzando una maglia bassa in ogni maglia che mi trovo disponibile da ambo i pannelli. Vedete? Vi lascio proseguire e ci vediamo al giro ultimato. Una volta assemblato il fondo al corpo borsa, devo posizionare i miei ponticelli e solo successivamente poi andrò a montare la mia fodera. Ora prendiamo i nostri ponticelli, questa volta mi mantengo molto in alto e replico dalla parte opposta. Naturalmente individuo il centro, proseguo dritta e vado a posizionare il ponticello. Ora vado a inserire la mia fodera. Mi aiuto con delle pinze perché questa fodera preforata è una fodera standard, ovvero adattabile a varie misure di borsa, di fondo e di altezza. Quindi io con molta pazienza calzerò il mio fondo, vedete, pian pianino, e allungherò un pochino la mia lavorazione, in questo modo la stenderò, ecco qua, fermandola poi con delle pinze alle estremità, in modo da tenerla ferma per andare ad effettuare poi la cucitura. Prendo le mie pinze, posiziono centralmente la mia fodera e tirando leggermente appongo la mia pinza. Lo stesso faccio per tutto il perimetro. Una volta effettuata questa operazione già mi inizio a rendere conto dell'utilità di questa fodera, che con un colpo solo unisce appunto la rifinitura che dà una fodera alla comodità che dà una rete con un solo pezzo. Prendiamo ora il cordino, io ho scelto il nero che va proprio a nascondersi completamente nel bordino finale, e ci andiamo ad inserire in un punto, vedete, in un foro. Fuoriusciamo nella lavorazione e iniziamo a cucire la nostra fodera, vedete, punto su punto, quindi più o meno all'altezza del secondo foro ci inseriamo. Nel mio caso, vedete, devo scavalcare due punti e inizio a cucire, ad unire la fodera, vedete, alla mia lavorazione per tutto il perimetro. Molto semplice e veloce. Vedete come veramente in poco tempo sono riuscita ad assemblare questo tipo di borsa. Andiamo avanti per tutto il perimetro. Io andrò semplicemente a rifinire con un altro giro di maglia bassa tutto il mio bordo finale, in modo che fuoriesca leggermente la lavorazione ad uncinetto rispetto alla fodera e venga creata appunto una rifinitura molto più accurata. Per fare questo riprendo il mio uncinetto 4, prendo anche il filato di lavorazione nero e mi vado ad inserire subito nel punto di giunzione dove iniziano i miei giri.
faccio passare il filo, catenella, rientro nello stesso punto, prendo anche la codina e realizzo una maglia bassa. Marco subito la mia maglia. In modo da sapere perfettamente dove andarmi a chiudere al termine del mio giro. Ecco fatto. E inizio. Punto successivo, spero che si veda, è tutto nero. Punto successivo, maglia bassa. Punto successivo, maglia bassa. E così proseguo per tutto quanto il mio perimetro. È giunto il momento di occuparci della nostra zip. Mi inserisco in un punto col mio uncinetto numero 3 e faccio passare il cordino, una catenella, rientro nello stesso punto e realizzo una maglia bassa. Mi sposto nel punto successivo, entro, prendo anche la codina e realizzo 2 maglie basse, una e 2. Continuo con 2 maglie basse in ogni foro fino ad arrivare all'angolo. Vi faccio vedere poi come ci si comporta. Arrivata all'angolo ci realizzo 3 maglie basse, tutte nello stesso punto. In questo modo ho girato l'angolo. Adesso con delle catenelle mi devo portare in prossimità del foro dell'estremità opposta, dopodiché tanto farò passare le catenelle al di sotto della mia zip. Vediamo quante ne occorrono. Sei catenelle sono sufficienti. Rientro nel punto che fa angolo dalla parte opposta e realizzo 3 maglie basse a completare il giro dell'angolo. Ora proseguo per tutta la parte lunga della mia zip con 2 maglie basse in ognuno dei fori, 3 maglie basse nell'aumento, 6 catenelle nel mio caso e continuo con l'ultimo aumento da 3 maglie basse, dopodiché mi aggancio alla prima maglia eseguita con una maglia bassissima. Concluso il giro, veniamo ora all'applicazione sulla borsa. Vedete che questa catenella poi la andiamo a celare dalla linguetta della zip. Questo nuovo modello di zip perforata prevede 2 pezzettini di ecopelle anche alle 2 estremità, mentre precedentemente, se vi ricordate, erano solamente con un pezzettino e le codine lasciate libere dall'altro lato, un po' antiestetico. In questo caso devo dire che questo modello è decisamente molto più carino. Dobbiamo ora incorporare la zip al corpo borsa. Per farlo, vedete, io ho lasciato già il segno del punto centrale che ho del mio laterale e vado a farci combaciare l'hardware e la zip, in modo da trovarmi perfettamente al centro del mio corpo borsa e orientarmi su come sistemare i punti. Intanto chiedo scusa, ma non ho trovato la zip con l'hardware dorato in pandan con i miei ponticelli, pertanto dovrò arrangiarmi ed effettuare una borsa con una chiusura un po' diversa. Se sapete dove posso trovare delle zip perforate in ecopelle con l'hardware dorato, fatemelo sapere nei commenti. Per ora mi accontenterò. Allora, adesso centriamo
la zip con il nostro ponticello, individuiamo il primo punto dove intervenire, inseriamo l'uncinetto nel corpo borsa e realizziamo una maglia bassissima. Punto successivo, prendiamo il punto della zip, il punto successivo del pannello, realizziamo un'altra maglia bassissima, non tirate troppo. Punto successivo, punto del pannello, passo attraverso tutte le asole, maglia bassissima. Proseguo in questo modo per tutto il perimetro della mia borsa. E una volta attaccata anche la tracolla, ecco lo spettacolo che ci si presenta davanti. Intanto vedete come è capiente questa borsa e come questa fodera, seppur più piccola, sia effettivamente di una misura universale, perché infatti si adatta perfettamente ai 30 cm di lunghezza della bag che abbiamo realizzato. Super capiente, perfetta per il giorno, molto simile anche ad un cestino se vogliamo, sta in piedi assolutamente da sola grazie anche alla fodera ed ha già una sua forma proprio perché la fodera interna è un pochettino anche una rete, funge da struttura portante. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto, che possa avervi dato qualche spunto per sbizzarrirvi anche voi con i vostri colori preferiti e vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione nel primo commento utile. Vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento al prossimo tutorial.